Opla. Oh, che cazzo va? Una dura prova. Se venite qua, questo è quello che vi aspetto. Proviamo qua. Questo è ancora... Ehi gallina, hai visto in che location si fanno i monasteri qua? Alta quality. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 20 agosto 2023, siamo in quel di Prizren, stiamo facendo colazione e la cantina è un locale in basso rispetto a dove sono le camere. Pane, uova, marmellata, burro, succo. Adesso il signore ci sta preparando il caffè e qui va musica kosovara tutta proprio. Ci sono anche altre persone, pensiamo di essere da soli, tanto si è stato in silenzio, pensavo ci fosse nessuno ed invece la struttura dove abbiamo dormito è questa, è veramente a 2 passi dal centro, c'è anche il parcheggio privato che è qui, praticamente è una traversa della parte centrale. Pensate che 2 persone, dormire più colazione, abbiamo pagato 30 euro, veramente una banalità. La colazione, se volete, è semplice, però abbastanza sostanziosa. Questo è il parcheggio. Abbiamo faticato un po' perché ieri sera ho fatto mettere lì la moto, abbiamo fatto un po' di manovra. Vi dicevo, la colazione, se volete, è semplice, però c'era tutto e di più. Cinzia ha particolarmente gradito il pane. Il pane è buonissimo, tipo un tarallo con i semini sopra, buono. Alta qualità. Molto Formaggio, buono. miele, marmellata, burro. latte, caffè. Top. Adesso non resta che fare benzina e iniziare questa fantastica giornata. C'è un sole meraviglioso e si va. Abbiamo fatto benzina 1,42, il prezzo non è male per essere in città. 32,15. Questo è Cinz che è alla cassa. Approfittiamo della mattina presto per partire perché qua è drammatica la questione. Quest'ora, come vedete, il traffico è poco, ma adesso ci andiamo a tuffare in delle valli, ragazzi, da 1001 notte. Go, si va. Cova, questo è il vecchio bazar, ma tanti negozi sono chiusi. E qui di fianco c'è la moschea. Eccola qua la moschea. Tanta fatica per arrivare qui, alla fine è chiuso. Vabbè, abbiamo visto qualcosa di diverso. Il bello di oggi però è la natura, quindi adesso scappiamo da qua. Questa è Giacova. Fortuna che è domenica ed è presto, non c'è nessuno. Ma... ricordiamoci, come andiamo verso Valbona, di pigliare l'acqua alle fontane. Sì. Come le incontriamo. Adesso ci rimettiamo sulla strada principale. Adesso qui dovrebbero esserci 2 chiese. La prima è la chiesa di Sant'Antonio e la cattedrale poi dovrebbe esserci. Questa è la chiesa di Sant'Antonio e poco dopo dovrebbe esserci la cattedrale sulla sinistra. Oh, eccola qua. Sono bastati pochi chilometri, guardate già come è cambiato il paesaggio. Giustamente dice Cinzia, si sente un odore di profumo di pino. L'aria è inebriata proprio di quell'odore lì. Guarda che vento che tira, la bandiera del Kosovo che sventola proprio, spiegata. Dimenticavo di dirvi, adesso bisognerà rientrare in Albania perché Valbona è in Albania, poi rientreremo un'altra volta di qua. Faremo un po' l'arte dei matti in questi giorni, ma d'altronde non si può fare diversamente. I documenti stanno dietro però. Siamo alla frontiera tra il Kosovo e l'Albania perché la Valbona è in Albania. Adesso quindi entreremo in Albania, faremo la Valbona e poi rifaremo la frontiera al ritorno. Questi giorni stiamo facendo un po' avanti e indietro da diversi posti perché non è che ci sono molte alternative se vogliamo fare determinate arrivo, dai, un po' più avanti, se vogliamo vedere determinati posti. Ed eccoci qua nuovamente in Albania, pastore con un mix di pecore e capre e davanti a noi la Valbona. Aspetta che mi fermo un po' meglio. Qua sotto è qualcosa di letteralmente pornografico, guardate che colore ha l'acqua, è spaziale. Sparante. Guardate là. Adesso praticamente scendiamo da qui e saliamo da lì. È incredibile, il Trebbia sembra, sì. Tra l'altro questa strada la faremo prima in un senso e poi ovviamente la faremo nell'altro perché bisogna rientrare in Kosovo. Adesso passiamo su questo ponticello dove sarebbe bello fermarsi a fare le foto, ma dietro sono altre auto. Farò giusto in tempo a fare un break velocissimo e mostrarvi il colore dell'acqua. Guardate qua. Tiene sta cosa qua? Mamma mia, un po' traballante sto ponticello di legno. Mucche al pascolo in Valbona, quindi si va orecchie dritte, antenne dritte e passo deciso ma moderato. Guarda qua di mattina dove si parcheggiano i GS qua on the road. Un po' secca.
un po' secca, sì. Bandiere albanesi dovunque, le abbiamo trovate in Kosovo, le abbiamo trovate ovviamente in Albania, ma anche in Macedonia, che qui dovunque andrete è un melting pot di razze mischiate tra di loro. In alcuni punti, in alcune città addirittura la lingua principale è il turco. Opla. Che cazzo va questa corsa? Si scende da questa parte qui e si sale da quell'altra. Di mattina sta salendo un'altra macchina. Mettono a dura prova. Coglione! Cioè, sta a guardare il cellulare, ma porca puttana troia zoccolo dei cellulari, morissero tutti. Qua comunque è tanta roba, Ragazzi, in meno di 100 mesi abbiamo sfiorato 2 volte la morte. Se venite qua, questo è quello che vi aspetta. Fortuna che abbiamo sto clacson impegnativo, importante, che Cinzia predicava quando gli ho messo sto clacson. Ha detto: Cinzia, sentiamo una roba da uomo, un clacson da maschio qua, che almeno ci salva il clacson. In alcuni punti la roccia si stacca dalle pareti e invade la carreggiata, ma avendo un passo moderato andante, diciamo, riuscite anche a schivare anche le eventuali buche, perché di tanto in tanto qualche buca c'è a terra. Però diciamo che rispetto a ieri la strada è notevolmente migliorata. Ecco qua quello che dicevo dei sassi. Magari siamo un po' in qua. Ma che acqua, hai visto? Sì. Questa è l'acqua di Valbona. Guardate che colori che ha. Colori incredibili. Molto bella, molto selvaggia Valbona. In Valbona bisogna tenere orecchie sempre alte, come dico sempre. Adesso faremo altri 4-5 km e poi torniamo indietro, anche perché il tratto più bello forse è quello iniziale. Siamo sempre in Valbona e siamo a circa 1000 metri di altezza, la temperatura è leggermente più fresca che in basso. A un certo punto la strada si mette in piano, quindi siamo su come se fosse un altopiano. Ci sono delle strutture, ci sono delle case, ci sono degli hotel, degli alberghi, una località di montagna. Abbiamo visto diversi gruppi che fanno escursioni. C'è anche lì un gruppetto di moto. Benvenuti in Trentino, potrei dire. Bah, ma non ti allargare. No, non mi allargo, però dai, rispetto il Trentino è un'altra roba. Il Trentino è un'altra roba sicuramente, però rispetto a dove siamo partiti, se pensi che 15 km più in basso sembra la Val Verzasca, qua insomma, qua non è poca roba, No, bello però, dai. No, il Trentino è un'altra roba, sicuramente, ho esagerato. Però non è brutta la Valbona, anzi. Se passate in Albania vi invito fermatevi, mettete in conto di fare la Valbona. Siamo in Valbona, è fantastica, è veramente veramente fantastica. Adesso vi farò vedere un'acqua incredibile. Quando vi dico che qua in Valbona è così, non mi dovete prendere per matto. Qui le mucche vanno a spasso, tra virgolette, sono molto educate perché occupano un lato della carreggiata. Adesso vi faccio vedere un colore dell'acqua letteralmente pazzesco. Guardate qua, non so se si percepisce dalla cam, ma è impressionante. Valbona. Pensate che qui siamo a oltre 1000 metri di altezza. L'acqua non è fresca, di più. Cinzia mi sa che si toglie gli stivali, ha detto che si rinfrescherà un po' i piedi nell'acqua. Fai un tuffo? Sei tentata o lo fai proprio? Intanto che Cinzia ne approfitta per rinfrescarsi un po', da quest'altro lato della strada ho visto che ci sono 3-4 bunker dove in periodo di guerra si mettevano i militari a sparare. E siccome sono stato sempre incuriosito da queste strutture, ne approfitto per farci un giro dentro. Sono molto ben conservati. Qui ce ne sono diversi e questo è uno dei tanti. Poi cerchiamo di fare un giro anche negli altri. Proviamo a vedere che c'è qui dentro. Anche se è basso. Eccolo qua. Siamo dentro, ragazzi. Praticamente qui ci sto in piedi a malapena. È molto fresco, ma vi garantisco che entrare è un po' claustrofobico, perché l'ingresso soprattutto, come vedete, 1 e 1, 2 sono molto bassi. Questo ne è uno, qui ce n'è un altro.
Ecco qua. Qui ce n'è un altro è anche più in là. Insomma, qui a quanto pare si sparava parecchio da queste parti qui. Proviamo qua. Questo è ancora più basso, è più buio. E qui siamo all'esterno. Pensate che prima qui si sparava e adesso qui ci si viene a riposare, a prendere il sole, ad apprezzare la magnificenza della natura. Se non ci fossi io a parlare si sentirebbe soltanto lo scorrere dell'acqua. E questa credo che sia una vecchia scuola, dismessa, abbandonata perché le porte sono aperte. Le finestre non sono rotte, ma le porte sono tutte aperte. Di questi bunker ne abbiamo visti tanti in giro. Mi ero ripromesso di entrarci e ci sono riuscito. Quindi adesso mi riposo un po' e poi si torna in basso. Magari faremo un'altra sosta, vediamo un po'. Adesso torneremo un po' indietro fino a ritornare al confine, ma prima di finire la Valbona ci fermeremo in un altro punto molto carino, abbiamo visto a salire, dove faremo una piccola sosta, ci rinfrescheremo ancora un po' e poi rientreremo in Kosovo. Iniziamo la discesa. Ok, poi giriamo lì. Guardate che acqua che c'è qua sotto, ragazzi. Qui stanno facendo il bagno. C'è questa mucca che adesso ci cagherà pure in faccia. Guardate che scenario pazzesco. La chiesa, la montagna, tutto molto wild. Che paradiso è tutto questo? C'è un'acqua incredibile, natura superlativa, c'è questo ponte di legno e guardate qua sotto cos'è. Ima! Ed ecco la versione standard e la versione adventure. Beautiful, ragazzi, very beautiful. Attenzione alla parte finale, perché alla parte finale mancano delle tavole e mi pare che soltanto sulla destra ci siano, quindi devo passare qua, che sennò lì boom, siamo. Ok, bene, se qualcuno deve passare può farlo. Aspettate Dinza di Mattia, dove sta? Ancora in mezzo all'acqua sta. Poco più in alto di dove siamo noi del ponte c'è un cimitero, ci sono questi cavalli liberi al pascolo. Guardate che pace che c'è qua. Pensate a che vista c'è questo cimitero qui, senza vista. Salutiamo questi cavallini e torniamo al nostro tour. Si rifà un po' in parte la Valbona, abbiamo ancora una quindicina di vallata e dopodiché ripuntiamo il Kosovo e da lì lo vedrete. Mamma mia, se mi carica quella di Mattia.
le tipiche strutture degli ex paesi comunisti. Tra l'altro qui mi sa che c'è un bel punto panoramico da dove passiamo adesso, c'è un bel ponticello dove prima avrei voluto fare la foto ma non è stato possibile perché c'era gente dietro di noi e adesso è uguale, però dove l'abbiamo fatta prima sicuramente è più bello che qua. L'acqua che sta qui sotto è incredibile, ragazzi, un'acqua chiara, avrebbe voglia di berla quell'acqua. Cioè, guardate che acqua incredibile, persino tu vorresti fare un tuffo lì, di la verità. Io ho già fatto un mezzo tuffo. Che caldo che fa. Sono rigenerata mettendo solo i piedi in acqua. Bene, adesso ci aspetta un po' di strada, dai. A 3-4 km dal confine, in cima a questo passo fondamentalmente è il confine con il Kosovo. Si è alzato il vento incredibile, da un certo punto di vista ci fa stare sicuramente molto meglio. Un altro punto, guidare è un po' più faticoso. Ci sei, Cinzia? Sì, ci sono. Tra l'altro qui arriveremo in un punto dove c'è, ecco lì sopra, lì è il confine. Qui sotto Tra c'è un l'altro si bellissimo inizia a lago. sentire come all'andata il profumo di pino. Guardate le piante come si muovono. Come l'andata si inizia a sentire. Profumo di pino. Sì, Pini. molto brulla la terra qui. Comunque Valbona sicuramente è un bel posto, niente di eclatante rispetto a tanti posti che abbiamo anche noi in Italia, però calcolando dove siamo, fino adesso abbiamo fatto tanta pianura stamattina, quindi considerate che Valbona è in Albania, ma il Kosovo è grande tanto quanto l'Abruzzo, quindi è una regione molto piccola. Questi hanno dato 2 colpetti perché fanno i furbetti, vediamo se tante le volte riusciamo a sgattaiolare e ci fanno entrare prima, magari ci fa arrivare giù in fondo alla fila adesso. Ci fa passare qualcuno? Vediamo se ci farà passare qualcuno. Farà passare qualcuno. Ragazzi, siamo rientrati in Kosovo, per fortuna abbiamo trovato qualche animapia che ci ha fatto passare, c'è una coda abbastanza importante, tiravento, si sta molto molto bene, scendiamo, qui siamo un po' in alto, scenderemo di 400-500 metri e una struttura dove troviamo mangiare e bere che stiamo morendo di fame e di sete. Non abbiamo preso nulla in Albania perché non avevamo la moneta loro e non avevamo voglia di stare a cambiare e quant'altro. Adesso siamo entrati in Kosovo, ci dobbiamo mangiare e bere qualcosa. Stiamo andando a un monastero di Visoki Dekan. Siamo arrivati all'esterno del monastero. All'esterno non è possibile fare riprese in nessuna maniera del monastero, quindi non posso far volare il drone. È pieno zeppo di militari qui fuori. Praticamente da quando è arrivata la KFOR all'interno stazionano stabilmente soldati italiani e i monaci possono uscire soltanto se scortati. Fuori non è possibile fare riprese, all'interno sì, mi ha detto il militare, quindi adesso entriamo dentro. Che vedete qua fuori c'è un posto della KFOR. Adesso stiamo entrando dentro. Neanche a dirlo, il monastero, come direbbe Gallina, perché gli ecclesiastici ci vedono sempre lunghi, sorge in un posto fantastico, ai piedi della montagna, in mezzo a un bosco di castagni. E questo è l'ingresso. Cinzia sostiene che io ho capito male. Effettivamente è pieno zeppo di vieti di fare foto e video. Io, da quello che mi ha detto il tipo all'ingresso, i video erano vietati solo all'esterno. C'è una bella fontanella dove adesso berrò un po' d'acqua. Veramente grazioso, vero Cinzia? Fresca l'acqua? Alla fine i video non si potevano fare né all'interno né all'esterno, in realtà in qualche maniera qualcosa siamo riusciti a carpire. È veramente un posto figo, dentro è bellissimo, sono degli affreschi pazzeschi e fuori non è da meno.
nonostante durante la guerra del Kosovo il monastero ha salvato circa 150 albanesi dalla guerra, la comunità albanese è comunque ostile al monastero. Ecco perché da quando è arrivata l'esercito KFOR praticamente c'è una stazione costante, permanente di militari all'esterno, perché è a rischio continuamente di attacchi da parte degli albanesi. Questa è la motivazione del perché all'esterno del monastero c'è la KFOR. Comunque adesso il nostro tour continua, adesso puntiamo Pristina, capitale del Kosovo. Guarda che abbiamo lo sgronfolo. Oh, qua ti devi allontanare da qua, se no sgronfi, vieni qua, vieni qua. No, vieni qua. Dove mettiamo questo qui? Mettiamolo qui. Sei qua. Stai lontano dalle macchine. Mamma è lì, mamma è qua nel parcheggio, ma non voglio andare vicino alla mamma, magari la mamma diventa aggressiva. Solo che se ti vai ficcando sotto le macchine duri poco. Usare le loro città è sempre un po' drammatico, sia per il caldo, sia per il traffico, sia perché nessuno rispetta nulla. Allora a questo punto manco io rispetterò nulla e cercherò di cavarmela la meno peggio. Guarda questi. Tutti quanti camminano in seconda corsia in mezzo alla strada. Stranamente questa è stata una freccia. Qua si usa camminare tutti a sinistra. E la prima corsia, quella dei vigliacchi, è vuota, sempre vuota. Dal monastero non potete capire quanta strada piatta abbiamo fatto e quanto caldo ci siamo beccati. 36-37 gradi. Adesso siamo a 10 km circa dal centro di Pristina. Si inizia a vedere un po' più di movimento, come vedete. Considerate che è domenica e anche i controlli si iniziano a vedere di più. Abbiamo già incontrato 2 pattuglie di polizia con i telelaser. Quanto casino che fate, questi scaldabagni, mamma mia. Ragazzi, comunque se venite qui ogni giorno che vivete in più è una grazia, perché qui si guida veramente male, veramente senza regole, quindi bisogna avere 1000 occhi aperti. Siamo alle porte di Pristina, 4 km e mezzo la nostra struttura, ma è ovunque. Classici palazzoni dei vari paesi ex comunisti e tra 1,2 km svoltiamo a sinistra. Intersecando è Boulevard dedicata a Bill Clinton, infatti l'avevo letta da qualche parte sopra alle guide, eccolo là, col suo faccione. Siamo arrivati alla struttura, abbiamo preso una camera per 3, eccola qui, siamo appena arrivati, abbiamo il bagno in comune, è stato drammatico oggi. Comunque adesso doccia e poi si va in giro. Grazie, vi offro un caffè. Hello. Pensiamo da soli, c'è Cinzia di Mattia ai fornelli qua. Ci fa un caffè, Cinzia. C'è già l'acqua? C'è già l'acqua, basta mettere il caffè, dai, go. Ce la beviamo qua fuori. Sì, ce l'abbiamo fuori, acqua calda. Io oggi sono un po' cotto di me. Io pure. Sono un po' stanco. Sono stressata. Sti kosovari ci fanno un po' allimanire. Il latte non c'è, sono un po' stanco perché abbiamo beccato tanto vento e tanto caldo, anche punti di 36-37 gradi. Il tutto condito quando siamo arrivati a Pristina da loro, che dai kosovari, che guidano in maniera, non che prima guidassero meglio, ma qui il tanto traffico, soprattutto i semafori fanno le peggio cose, tagliano da una corsia all'altra in maniera brusca per guadagnare 1 metro, pazienza. Comunque adesso ci siamo qui fuori che c'è un'ottima arietta, com'è? Good, alta quality. Pure un ventilatore gigante. Tutto relax. La scelta di prendere la struttura molto vicino al centro si è confermata ottima per 2 motivi. Uno, la posizione, come vi dicevo, centralissima, ci ha permesso in pochi minuti dalla struttura di arrivare in centro. La struttura è molto comoda, è pulita. Una notte, la camera che avete visto, spendiamo 28 euro. E questa è una delle vie principali di Pristina.
è piena di locali, è piena di gente, molto meno di Prizren sinceramente. Prizren ci ha fatto un'impressione migliore, ci è piaciuto di più così, a prima acchito, a pelle. Pristina ci sembra un po' più sporca, un po' più anonima, un po' più fredda, ecco. Invece Prizren è veramente veramente carina. E il primo punto dove andremo oggi sarà Piazza Maria Teresa. Allora, qui siamo a Piazza Maria Teresa di Calcutta. Ed ecco quello che vi dicevo prima, il Kosovo è molto legato all'America, tant'è che hanno dedicato una via a Bill Clinton, via che abbiamo incrociato prima mentre venivamo, Boulevard Clinton. E adesso, la prossima cosa che andremo a visitare sarà il monumento Newborn. Questo è il monumento Newborn. È lungo circa 24 metri, ogni lettera è alta circa 3 metri e pesa ben 9 tonnellate. Il colore giallo e blu stanno a ricordare sia il colore della bandiera del Kosovo, che è giallo e blu, e sia i colori della bandiera europea. E dal Newborn, ovvero il monumento che vedete alle mie spalle, monumento dedicato ai neonati, andiamo a visitare la cattedrale. Eroinat. Stavamo andando a visitare la cattedrale, ma poi ci è caduto l'occhio su questo memoriale. Questo memoriale qui è stato fatto in onore delle donne cadute in guerra a causa della crudeltà serba, c'è scritto qui. È composto da 20.145 medaglie, compongono il volto di una donna e ricordano le oltre 20.000 donne uccise nella guerra tra il 1998 e il 1999. Molto molto d'effetto, molto molto bello. Cattedrale di Santa Maria Teresa, in parte sul lato di destra di qua ci sono delle impalcature, stanno facendo un po' di manutenzione. Qui ci sono delle bancarelle fuori e adesso ci apprestiamo ad entrare. Per fortuna è ancora aperta e quindi si va. L'interno è molto spoglio, molto bianco, le vetrate sono molto colorate e praticamente non c'è nessuno. Ed essendo dedicata a Maria Teresa non poteva mancare la statua Maria Teresa. Fuori dalla chiesa c'è questo, pieno di stand gastronomici, dove tra un po' penso che mangeremo anche noi qualcosa, perché si sta facendo una certa e un po' di appetito ce l'ho. Ultimo punto di interesse, che sinceramente ha scovato Cinzia qualche minuto fa. A pochi passi dalla cattedrale, che è qui, c'è la biblioteca di Pristina. Molto bella, soprattutto come architettura. È una costruzione molto moderna che ricorda un po' l'architettura ottomana. Questa sera dopo tanto si va di Burger King. Ogni tanto cambiare menù non fa male. Buona cena. Ragazzi, a cenare abbiamo cenato, adesso stiamo tornando verso la nostra struttura, faremo 2 passi a piedi, soliti 10 minuti. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. E da Pristina è tutto, ciao, al prossimo video!